Hai mai sentito parlare di cibi acidi oppure alcalini? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi parlerò di alimentazione alcalinizzante ed acidificante. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! L'argomento di oggi è molto dibattuto tra gli esperti di nutrizione. Da una parte vi sono i nutrizionisti che affermano che l'equilibrio acido-base sia fondamentale per l'essere umano e chi afferma che non è assolutamente necessario. Siccome mi è stato chiesto cosa ne penso, cercherò di analizzarlo al meglio nel video di oggi. Innanzitutto è importante fare due distinzioni. I cibi alcalini, detti anche basici, non sono sempre alcalinizzanti e gli alimenti acidi non sono necessariamente acidificanti. L'esempio lampante è il limone, acido come gusto ma cibo alcalinizzante per eccellenza. Come ho accennato prima, per molti esperti l'equilibrio acido-base rappresenterebbe uno dei fattori più importanti per la vita dell'uomo. Regolerebbe praticamente tutto. Respirazione, circolazione, digestione, escrezione, difese immunitarie e produzione ormonale. I processi biologici e biochimici che avvengono nell'organismo umano necessiterebbero di un determinato pH. Con un pH troppo acido si potrebbero danneggiare tessuti, organi e ghiandole. In questa condizione rischieremmo di incappare nelle seguenti problematiche: diabete, problemi intestinali, artriti, malattie cardiovascolari, malattie neurologiche, dermatiti, allergie, stanchezza estrema, mal di testa, difficoltà di concentrazione, tumori e molto altro. Per garantire il corretto funzionamento dei processi metabolici sarebbe fondamentale quindi mantenere il giusto equilibrio acido-base nell'organismo. Assumere cibi alcalini neutralizzerebbe l'eccesso di acidi nel corpo e riuscirebbe a prevenire l'acidosi. Misurando il nostro valore del pH potremmo controllare l'equilibrio acido-base del nostro corpo. Se il valore è compreso tra 0 e 6,9 si è in una situazione di acidità, tra 7,1 e 14 invece si è in una situazione alcalina o basica. Il valore 7 indica un pH neutro. Esistono dei test salivari e delle urine per rilevare questo valore. Non c'è il tempo oggi per analizzare come si effettuano questi test. Se ti interessano fammelo sapere nei commenti così da parlarne in futuro. A questo punto vediamo insieme quali sarebbero gli alimenti corretti e quelli da evitare per seguire una corretta dieta alcalina. Gli alimenti vengono classificati con un indice chiamato PRAL. PRAL è l'acronimo di Potential Renal Acid Load e classifica i cibi in base alla loro capacità di acidificare il pH renale. Gli alimenti che hanno un valore preceduto da un segno negativo sono alcalini, quelli preceduti da un segno positivo sono acidi. Se sei interessato a seguire questo tipo di alimentazione oppure semplicemente vuoi verificare quali siano gli alimenti acidi e quali quelli alcalini, il metodo migliore è proprio quello di analizzare il loro indice PRAL. Se ti è sufficiente una risposta sintetica ed immediata, i cibi da assumere sarebbero i seguenti: frutta e verdura allo stato crudo. Questi alimenti, dopo il metabolismo, liberano nell'intestino tenue delle ceneri basiche, quindi il risultato finale è un'alcalinizzazione dell'organismo. Tutti questi cibi forniscono minerali importanti per nutrire cellule e organi e per neutralizzare gli acidi in eccesso. Anche la frutta e verdura cotta è classificata come alcalinizzante. I cibi fermentati come i crauti risultano acidi come gusto, ma sono alcalinizzanti anch'essi per il nostro organismo. Un'altra possibile introduzione sarebbe quella di assumere del bicarbonato di sodio. Prima di andare a dormire sarebbe possibile alcalinizzare l'organismo inserendo un mezzo cucchiaino da caffè contenente bicarbonato in un bicchiere d'acqua. Anche bere acqua e limone fornirebbe un'azione alcalinizzante. A questo punto vediamo l'altro rovescio della medaglia, ovvero gli alimenti da dover evitare o ridurre per seguire una dieta alcalina. I primi alimenti acidi sono ovviamente tutte le proteine di origine animale, quindi carne, pesce, latticini e uova. A seguire vi sono zucchero e sale. Poi alimenti insospettabili come i legumi ed i cereali.
alcuni tipi di frutta secca come ad esempio noci e pistacchi ed infine diverse bevande come alcolici, bevande gasate, tè nero e caffè. Gli oli sono generalmente neutri. Dunque, come abbiamo appena visto, molti esperti indicano che per contrastare l'eventuale acidosi dell'organismo sarebbe indispensabile consumare gli alimenti basici che abbiamo visto prima, evitando però quelli acidi. A questo punto è corretto conoscere anche il pensiero opposto, ovvero analizzando la tesi principale di chi reputa questa dieta alcalina inutile. Secondo altri esperti, lo stomaco sarebbe più acido degli alimenti. Cerco di spiegarmi meglio. L'acidità di un cibo in sé, quindi il suo pH, non avrebbe rilevanza sul piano nutrizionale. Tutti gli alimenti, quando arrivano nel nostro stomaco, incontrano l'acido cloridrico, prodotto appunto dal nostro organismo. Esso porterebbe tutto il cibo ingerito ad un pH vicino a 2, cioè acidissimo. Quando poi il tutto passa nell'intestino, il bicarbonato dei succhi pancreatici tampona questa acidità e tutto diventa alcalino. In conclusione, l'acidità di un singolo alimento non avrebbe nulla a che fare con il fatto di essere acidificante o meno per il nostro organismo. È evidente quanto le due tesi siano esattamente opposte. C'è chi sostiene che sia fondamentale non assumere cibi acidi e chi sostiene che non serva assolutamente a nulla, tanto il nostro organismo lavora correttamente lo stesso. Se sei arrivato fino a questo punto è perché credo tu voglia conoscere il mio pensiero riguardo questa diatriba. Quanto ho studiato negli anni mi ha portato a trarre queste conclusioni, ovvero la verità sta sempre nel mezzo. Per effetto alcalinizzante della dieta non si intende un innalzamento del pH, ma un controbilanciamento della spinta acidificante causata da alcuni alimenti. A breve cercherò di spiegarmi ancora meglio. Quando si discute di una dieta acidificante o alcalinizzante non si parla del pH, ma degli effetti metabolici sui fluidi del nostro organismo. Certamente è possibile misurare il pH attraverso le urine e se avessimo un valore acido potremmo incappare in problematiche come i calcoli renali. Quindi il pH non è del tutto indifferente per la nostra salute. Il discorso più importante da fare però, secondo me, riguarda gli effetti che questo tipo di dieta può avere sul nostro organismo. Il consumo di alimenti alcalinizzanti permette al nostro corpo di non dover lavorare troppo per mantenere il pH del sangue costante, che però in ogni caso rimarrebbe stabile anche se avessimo esclusivamente inserito cibi acidificanti. Con un'assunzione frequente di questi ultimi, il nostro corpo dovrebbe però costantemente intervenire attivando dei sistemi di emergenza. Di conseguenza l'organismo cercherebbe di prelevare ad esempio il calcio dalle ossa per mantenere stabile il pH del sangue. A lungo andare questo aumenterebbe ad esempio il nostro rischio di osteoporosi, quindi di fratture. È evidente dunque che assumere esclusivamente e regolarmente dei cibi acidificanti nel lungo periodo potrebbe essere molto dannoso per il nostro corpo, ma nulla ha a che fare con il pH. Se hai imparato a conoscermi, sai che affermo da tempo che è la varietà della nostra alimentazione a portarci dei benefici. Ho ribadito anche in passato che reputo saggio assumere frutta e verdura ogni giorno almeno per il 70-80%, introducendo così dei micronutrienti fondamentali per la nostra salute. Molti di questi alimenti sono alcalinizzanti, di conseguenza permetteremo al nostro corpo di evitare costanti controspinte alcalinizzanti. Personalmente però non credo sia necessario dover arrivare a privarsi del tutto di alimenti acidificanti per stare bene. Il nostro corpo è perfettamente equipaggiato per mantenere l'omeostasi senza enormi problemi. Ha a disposizione una serie di meccanismi per tamponare le variazioni di pH e mantenere costante l'acidità del plasma. Se consumiamo troppi cibi acidificanti, certamente i meccanismi regolatori del nostro organismo avranno difficoltà a contrastare l'acidità. Ciò non significa che una persona però non possa assumerli. Quello che conta davvero è la varietà della propria alimentazione e di corretti abbinamenti, così da evitare carenze di minerali e vitamine. Per quanto riguarda l'osteoporosi, ti ricordo che ho realizzato un video specifico che ti lascio qui accanto, ti consiglio vivamente di guardarlo. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.